Qualità tedesca e versatilità, queste sono le due parole chiave di Costal. Oggi scopriamo il modello trifase ibrido Plenticore Plus G2. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi rispolveriamo la playlist delle recensioni e lo facciamo con l'inverter Costal Plenticore Plus G2. Un nome non facilissimo, ma credo sia ancora più difficile con l'accento tedesco. Costal Plenticore Plus G2. Come distruggere una collaborazione sul nascere. Comunque, per chi non la conoscesse, Costal è un'azienda tedesca fondata nel lontano 1912 che ad oggi conta varie divisioni, dall'automotive all'elettronica industriale fino alla divisione solare nata nel 2006. Oltre che per lo stile da moto Kawasaki con i fascioni fluo ai lati, gli inverter Costal si riconoscono per la flessibilità nelle varie applicazioni e questo Plenticore ce lo dimostra nuovamente. Ricordo quando agli albori della mia carriera i primi progetti fatti con Costal controllavo 2 o 3 volte i dati perché la loro gamma ha sempre avuto caratteristiche particolari, taglie di potenza intermedie oltre alle classiche o un MPPT in più della concorrenza. Insomma, quell'inverter magari un po' complicato ma che ti risolve qualsiasi configurazione, la maggior parte insomma. Oggi vediamo se questa tradizione è rimasta anche in questo Plus G2. Allora, partiamo col dire che il Plenticore Plus G2 è un inverter ibrido trifase pensato per le applicazioni domestiche o per piccole attività. Infatti, se andiamo a vedere la scheda tecnica, troviamo 6 diversi modelli di potenza. Aspettate che la vado a prendere. Dai 3.0 ai 10 kW, passando per il 4.2, 5.5, 7.0, 8.5. È un po' strano che non ci sia il 6 kW, ma in effetti 6 kW è un limite per la monofase. Una volta che va in trifase può anche non essere uno degli standard. E già qui segniamo il primo punto a favore, perché non tutti i produttori sono scesi sotto i 6 kW con inverter trifase e penso si contino sulle dita di una mano quelli che hanno 6 diverse taglie tra i 3 e i 10. Ma prima di addentrarci nella scheda tecnica lasciamo un attimo da parte e vediamo la parte hardware. Allora, vediamo questo inverter. Parte frontale come da stile Costal, parte nera, fascioni verdi ai lati, il grande interruttore generale rotativo, le spie rossa e verde per dire come sta andando l'inverter e, cosa non da tutti, il display che altri competitor stanno togliendo. Brava Costal che continua a mantenerlo, perché rimane sempre la modalità più diretta di accesso a quello che è il funzionamento istantaneo dell'inverter. Ai lati quasi nulla se non i codici. La guida rapida alla connessione qua sul fianco, che poi in realtà è semplicemente un avvertimento di spegnere l'interruttore generale prima di collegare o scollegare la continua. Poi parte sopra griglie di ventilazione, tutta questa parte qua è tutta dissipazione come vedete. La parte dietro ha gli attacchi per la sua staffa e infine andiamo sulla parte più interessante, la parte sotto, dove troviamo 2 ventolone di areazione, gli ingressi per l'alternata e gli ingressi dati e infine gli ingressi per la continua, più e meno. Vedete, ci sono 3 ingressi, dopo ne parliamo. E infine, prendo questo sportellino, si accede alla morsettiera e anche alle connessioni dati. Finiamo la carrellata sull'hardware con dimensioni: altezza 5,63, larghezza 405 mm per 233 mm di profondità. Non l'inverter più sottile della sua categoria, però insomma nella media dei competitor. Per un peso che varia dai 19,6 delle versioni da 3 a 5,5 fino ai 21,6 della versione da 7, 8 e 10 kW. Lo vogliamo vedere acceso questo display? Allora accendiamolo. Costa è stata così gentile da fornirmi già cablato l'inverter. Lo collego, se trovo una spina qua. Che fortuna! Dovrei riuscire a metterlo anche in piedi. Caricamento.
Tra l'altro guardate quanto sono grandi questi tasti. Sui display ci sono state diverse idee di gestione. Io apprezzo che ci sia un comando vecchio stile, un comando diretto con i tasti. Allora vediamo. Welcome, please connect. E connettiamoci. Allora, mi fa vedere il QR code, quindi posso fare anche così. Ok, si è connesso. Ah, ok, adesso che sono collegato devo andare a 192.168.67.1. Configurazione in diretta. Oh, welcome. Willkommen. No. Italiano. Benvenuti. Già meglio. Master Key, Service Code. Questi codici sono codici che dovrebbero fornirvi. Ok, PCG2, data, non è proprio il 24/4. Vabbè, prendilo dal telefono che facciamo prima. Avanti. Web setup in progress. Allora, sistema di gestione dell'energia. Ecco, questo vi chiede che tipo di meter avete. Che tipo di meter abbiamo? Lo guardiamo qua perché me l'hanno mandato. Spostati un po', Mi hanno mandato il Coastal Energy Meter, che quindi è questo qua, il KEMC. Ovviamente anche questo trifase, perché se fosse monofase avremmo dei problemi. Comunque un meter da guida DIN. Posizione sensore, punto di emissione in rete, consumo domestico. In questo punto voi gli dite dove avete messo il meter, proprio perché se andate a vedere il video attenti a quel meter che ho fatto un po' di tempo fa, è molto importante sapere dove è il meter, perché così l'inverter capisce che cosa gli state dicendo, cioè se il meter è installato nel punto di emissione può vedere sia l'emissione che il consumo. Invece se il meter viene installato sulla parte di consumo, cioè solo sulla parte che preleverà e basta, l'inverter non vedrà mai se c'è dell'emissione in rete o no e quindi dovrà solo ed esclusivamente puntare ad azzerare i consumi. Il punto più corretto, come vi ho già detto altre volte, è il punto di emissione in rete. Limitazione di potenza attiva, questa è una funzione che consente di limitare la potenza di emissione. Quindi se io ho un inverter da 10 kW potrei dirgli di erogare 8 kW, 8000 watt e basta. A cosa serve questo? Può servire per chiedere una potenza disponibile in emissione più bassa della potenza nominale dell'inverter. È una funzione relativamente nuova, ma i gestori di rete tipo di distribuzione accettano già questa richiesta, per esempio 8 kW in emissione a fronte di un inverter da 10 kW. Ed è una limitazione puramente software, quindi attenzione, metti caso che si resetta l'inverter per qualche motivo o lo resettate e vi dimenticate di reimpostare questa cosa, potreste avere dei problemi perché dopo 2 mesi che l'inverter arriva a immettere 10 kW in rete, arriva in distribuzione e vi dice scusate ma mi avevate chiesto 8, adesso mi pagate i 2 kW in più. Chiusa parentesi, attivare la ricezione dei segnali di comando broadcast. I segnali di comando broadcast sono una tecnologia ancora non utilizzata, consentono al gestore di rete di controllare il funzionamento del vostro inverter, di solito per parzializzare l'emissione nel caso di problemi sulla rete. Allora, capitolo batteria. Molti inverter ibridi hanno l'ingresso fotovoltaico e l'ingresso batteria. Lui ha una cosa molto particolare che ha praticamente 3 ingressi DC quasi uguali tra loro, sono in realtà 3 MPPT, quindi 3 inseguitori di punto di massimo rendimento. A ognuno di questi ingressi può essere collegata una stringa di fotovoltaico indipendente, quindi se non credete molto nell'accumulo, non volete comprare un pacco batteria, avete la possibilità di sfruttare 3 MPPT indipendenti. Se invece avete comprato l'inverter ibrido perché volete metterci una batteria, potete usare 2 MPPT per il fotovoltaico e il terzo per la batteria, perché il terzo MPPT è ibrido, diciamo, è un ingresso ibrido di un inverter ibrido, quindi può essere usato sia per il fotovoltaico sia per la batteria, e questo veramente pochi inverter ce l'hanno. Lo trovo molto comodo che non sia un ingresso puramente batteria, perché appunto magari uno come me
oggi pensa che le batterie costino ancora troppo e non abbiano tutta questa convenienza, oggi compra questo inverter e collega 3 stringhe indipendenti ai 3 MPPT. Un domani si convince a comprare un pacco batterie, magari rimodula le stringhe in modo da poterle collegare a 2 MPPT e il terzo invece lo collega alla batteria. Ecco, questa è la caratteristica più particolare di questo inverter. Oltretutto la compatibilità per le batterie è molto ampia, quindi restiamo sempre in tema di flessibilità estrema. Se andiamo a vedere il tipo di batteria, vedete con quante batterie è compatibile questo Plenticore Plus G2. BYD, BMZ, Axis Storage, Nilar, SolarVatt, Pylontech, Axis Storage, Wintersun, Dynes Power. Gestione della batteria può essere interno, nel senso che gli collegate direttamente la batteria al terzo ingresso, oppure se avete riempito gli ingressi potete collegare il gestore batteria, sempre che la batteria abbia un inverter dedicato, tramite ingresso digitale oppure Modbus. Poi andiamo nelle impostazioni della batteria, potete decidere un valore minimo al quale la batteria inizia a scaricarsi, cioè in questo caso con meno di 50 watt non si scarica neanche perché non ne vale la pena, rischiate che troppi attacca e stacca la rovinino. Percentuale minima di scarica, questa è la percentuale di batteria al quale smetterà di erogare energia per non scaricarsi troppo. Attivare la gestione intelligente della batteria, sì. Accumulo di energia C in eccesso da produzione locale vuol dire che se per caso il meter rileva che c'è un surplus di energia, quindi c'è dell'energia che sta andando in rete, essendo gli inverter ibridi la maggior parte bidirezionali, lui può assorbire energia in alternata per caricare la batteria. Utilizzo batteria con controllo temporale vuol dire che potete anche dargli un calendario e una definizione delle fasce orarie per fargli caricare, scaricare, bla bla bla. Insomma, potete gestire voi molto manualmente la carica e la scarica della batteria. Io direi attivare la gestione intelligente della batteria. Protezione da sovratensioni è il collegamento allo scaricatore di sovratensione. Il portale solare ovviamente Coastal Solar Portal, che è il portale dove potete vedere il monitoraggio dell'inverter in tempo reale. Attivazione Modbus, qua dentro c'è anche il connettore Modbus, potete dirgli come è collegato, insomma dati sul protocollo, su come interpretare i segnali dall'inverter. Gestione dell'ombreggiamento, analizza il comportamento delle varie stringhe sempre per migliorare la gestione del punto di massimo rendimento. Analizza i dati e sa in anticipo quando una delle due stringhe andrà ombreggiata e come variare il parametro di tensione e corrente per riuscire lo stesso a salvare il salvabile, insomma produrre il massimo possibile anche in condizioni di ombreggiamento. Questa spunta serve per dirgli su quale stringa lavorare e su quale anche appunto applicare le correzioni che decide l'algoritmo. Andiamo avanti, aggiornamenti automatici, aggiornamenti manuali, ci lasciamo aggiornamenti automatici. Scegliamo la normativa. Attenzione quando scegliete la normativa, installatori, perché la normativa sbagliata porta parametri di rete sbagliati, quindi problemi con l'autotest e anche con l'inverter, insomma. Allora, direi di no. IEC Italia, c'è il 021 2017. Un po' vecchiotto, vabbè, insomma ci serve da fare un aggiornamento a questo inverter sotto gli 11 kW. Perfetto. Acquisisci. Configurazione completata. Vai. Eccoci qua. Vediamo. Questo ovviamente è una simulazione perché in questo momento l'inverter non è collegato, però vi dice consumo della casa 5,8 kW, prelevo dalla rete 1249 e produzione dal fotovoltaico 5004. Dalla batteria sta prendendo 718 watt. Nella simulazione ovviamente poi usciamo e c'è la schermata più semplice. Mi sono incartato nella schermata di prima, ma questo è molto più esplicativo. Inverter, contributo dal fotovoltaico, contributo dalla rete, consumo della casa e carica della batteria. In questo momento vedete le frecce, sta alimentando la casa, caricando la batteria, prelevando 900 watt dalla rete e prendendo 5 kW e mezzo dal fotovoltaico. Vediamo cos'altro ci dice. Consumo giornaliero,
consumo mensile e il grado di autosufficienza, cioè quanto avete autoprodotto e autoconsumato, 62%, 62%, 67% nell'anno. Tasso di autoconsumo, cioè quanto dell'energia che avete prodotto avete consumato voi, in questo caso il 99% è autoconsumata, quindi in questa simulazione avete tanto consumo da consumare praticamente tutta l'energia che producete. Vediamo un attimo. Fotovoltaico vi fa vedere i due ingressi, i due MPPT, DC1 e DC2, cosa stanno facendo in questo momento. Poi la batteria, vediamo che dice la batteria, corrente di scarica e numero di cicli anche vi dice. Tac tac tac, qua non c'è niente, torniamo, no, indietro. Questo è il menu dell'inverter, lasciamolo stare. Impostazioni di base, comunicazione, portale solare, informazioni di dispositivo, opzioni supplementari, menu di servizio, update. Questo ve lo faccio vedere, sono i parametri della rete. Fase 1, fase 2, fase 3. Direi che questi sono le immissioni, anche se non si legge la parte sopra. Parametri di rete, frequenza attuale, bla bla bla. Ma comunque la cosa più interessante è il bilancio della casa. Consumo da fotovoltaico, consumo da rete e consumo da batteria, cioè questo vi dice il totale di quello che avete consumato e da dove l'avete presa tutta questa energia. Nella prima avete il consumo istantaneo, poi il bilancio giornaliero, mensile e il grado di autosufficienza giorno, mese, anno totale e il tasso di autoconsumo. Spia verde, spia rossa. Classica ma sempre efficace. Va bene, abbiamo completato anche la configurazione. Andiamo a vedere qualche altra funzione interessante e gli ultimi dati della scheda tecnica. Curiosando nella scheda tecnica ho trovato anche che questo inverter cerca un po' anche di capire quali sono le vostre abitudini in modo da massimizzare la gestione della carica della batteria. Infatti aggiornamento automatico, meno male, l'ho collegato al vostro wifi e siete a posto. A proposito, vi faccio vedere velocemente, se andate in impostazione di rete, se lo collegate alla rete LAN potete usarlo anche come access point, ma se volete collegarlo al vostro wifi lo collegate in modalità client e vi fate cercare la rete wireless, vi collegate alla vostra rete. Torniamo alla nostra scheda tecnica. Come dicevamo prima, classi di potenza 3, 4, 2, 5, 5, 7, 8,5 e 10. Queste sono le potenze nominali in alternata. Per quanto riguarda il range di potenza da fotovoltaico abbiamo circa 1,5 volte, quindi quello da 3 regge fino a 4,5 kW, il 4,2 fino a 6,3, il 10 kW può ricevere una potenza di fotovoltaico fino a 15 kW. Intervallo di tensione molto ampio tra i 120 e i 1000 volt, range MPPT, che è poi quello che ci interessa, il range del punto di massimo rendimento, varia a seconda che usiate 1, 2 o 3 inseguitori da 140 a 720 volt con una massima tensione di lavoro di 900, quindi può arrivare a 900, non è nel punto di massimo rendimento ma può continuare a lavorare come abbiamo visto 3 MPPT indipendenti oppure 2 MPPT indipendenti più ingresso batteria. Ingresso CC3, quindi ingresso batteria, tensione di lavoro della batteria da 120 a 650 volt, massima corrente di carica o scarica 13 A. Parametri in alternata, ovviamente trifase 400 volt 50 Hz, massima corrente di uscita 4,81 per il modello da 3 fino a 16 A per il modello da 10 kW. Grado di efficienza europeo va dai 95,3 del 3 kW trifase fino a 96,5 di rendimento europeo per l'inverter da 10 kW. Ovviamente senza trasformatore, IP65, quindi potete metterlo dove vi pare, fuori, dentro, sotto l'acqua, resisterà. E chiudiamo con la connettività che non avevo visto prima mentre vi parlavo, una Ethernet LAN RJ45, quindi l'Ethernet normale, ecco perché riuscite a collegarlo alla vostra rete LAN e usarlo come access point, un collegamento contatore di energia, 4 ingressi digitali, una USB 2.0 e un contatto pulito per il controllo dell'autoconsumo e ovviamente il web
server per l'interfaccia utente. Garanzia 5+5, quindi 10 anni, compatibile norma CEI 021, quindi solo connessioni in bassa tensione. E infine l'ultimo punto è il prezzo. È un po' difficile trovare i prezzi del fotovoltaico online, però diciamo che indicativamente i prezzi si aggirano tra i 1.200 euro circa del modello da 3 kW fino ai 2.300 circa del modello da 10. Bene, tirando un po' le somme, Costal Plenticore Plus G2 è un inverter tutto fare, un inverter che può servirvi dalla casa con fornitura trifase fino alla piccola attività. L'applicazione migliore che mi viene in mente è quella del condominio. Nel condominio tipicamente io ho una fornitura trifase, magari ho il condominio quello col tetto un po' sfortunato, diciamo così, la maggior parte che hanno la falda più piccola a sud e 2 falde grandi est-ovest. Con l'inverter a 2 MPPT è un po' più complicato gestire questo tipo di configurazioni e quindi di solito si va a usare solo la falda est e quella ovest. Con il Plus G2 si potrebbero usare tutte e 3 le falde, anche quella sud, e farle funzionare grazie ai 3 MPPT tutte e 3 in modo indipendente e quindi massimizzare il rendimento. Oppure il condominio decide che vogliono anche le batterie, nessun problema, si tratta come un normale inverter ibrido, falda est, falda ovest e terzo ingresso per le batterie. Insomma, Costal dimostra ancora una volta di essere il jolly del panorama di inverter. Sulla qualità non sto neanche a dilungarmi, perché 20 anni di esperienza nel fotovoltaico, 100 e passa anni di esperienza di azienda sono già un biglietto da visita abbastanza importante. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Se avete delle curiosità vi lascio il link in descrizione al sito di Costal, dove tra l'altro trovate tante informazioni sia scritte ma anche risposte video a vari interrogativi e video istruzioni sulla gestione e la configurazione degli inverter. Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da andreapiccinelli.net e da Costal. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento Produttore Consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con Sunreport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.